scopri il leggendario Korg M1, il sintetizzatore che ha rivoluzionato la musica negli anni 80 e 90. Con i suoi suoni iconici e la sua versatilità, l'M1 ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della musica. E ora puoi rivivere questa magia direttamente sul tuo dispositivo iOS, se hai sentito bene. La mitica tastiera è disponibile in un'app compatibile con GarageBand per iOS, permettendoti di esplorare i suoi suoni classici. Buon divertimento con questo tutorial. E a gentle richiesta ritorna un altro bellissimo, spero, almeno per me lo è, tutorial su GarageBand. Questa volta andiamo a vedere un synth che veramente era forse tra quelli migliori. Parliamo del Korg M1, che negli anni che furono era una macchina, workstation, come vogliamo chiamarla, tanto ambita da tutti noi, no? Era una cosa abbastanza costosa, quindi era una tastiera che tutti volevamo perlomeno avere, o perlomeno metterci le mani sopra una volta, ok, nella vita. Adesso tutto si concentra dentro il nostro iPad, quindi abbiamo una plugin ovviamente che funziona sia da sola, quindi potete utilizzarla anche dal vivo se volete, oppure dentro GarageBand per iOS, quindi si integra perfettamente. Possiamo usare strumenti di questi anni 80-90 che ovviamente furono, ok, di queste tastiere mitiche. Bene ragazzi, a questo punto io sono Gennaro, vi do di nuovo il benvenuto nel 2025, benvenuti a tutti nel 2025, che la serata è passata bene e quest'anno ci porti del bene a tutti quanti. Sono parole scontate, ma ovviamente mi sento di dirlo e mi partono proprio dal cuore, quindi una cosa proprio sentita veramente senza falsità, ecco, ok? Quindi intanto vi ringrazio per il supporto che mi avete dato nel 2024, e questo l'ho già detto tante volte, però ve lo ripeterò ancora un po' perché è giusto così, perché il canale siete voi. E quindi io sono Gennaro e in questo canale si parla di tecnologia legate agli smartphone, ovviamente ai tablet, eccetera eccetera, e ogni tanto parliamo anche di musica, visto che sono un tastierista, ovviamente non sono ovviamente un musicista pazzesco, però diciamo che me la cavo, e quindi mi piace portare ovviamente queste plugin, questi strumenti sul canale. Quindi detto questo, andiamo a vedere subito M1, Korg M1 per iPad. Allora, come prima cosa dobbiamo andare a scaricare la plugin. Ovviamente io l'ho già scaricato tante volte, l'ho già riprovato tante volte, quindi basterà che io vada nello store e ovviamente nelle mie app per trovare la mia plugin bella pronta per essere nuovamente scaricata. Allora, basta scrivere qua M1, invio, ed eccola qua. Ho trovato anche questa che non mi ricordavo di avere, questa allora DM, ok, no, non è questa è una batteria, ma c'era un'altra della Korg, vabbè, dico sempre fischi per fiaschi. Quindi adesso questa qua la andiamo, vedete, la sto installando, e ora ve la apro per farvi vedere ovviamente due o tre cose così. Innanzitutto vedete come si apre, c'è il disegno ovviamente c'è la figura del mitico, e qua abbiamo ovviamente le varie cose, abbiamo i setting, abbiamo ovviamente dentro file, adesso non so, ecco qua, file, abbiamo ovviamente il manuale, tutto quello che ovviamente concerne le FAQ, eccetera eccetera, solamente che il sito web non esiste più, quindi non si può andare più a attingere informazioni su questa plugin. Quello è normale, però c'è il manuale, come vedete il manuale c'è, e quello che volevo vedere se ci fosse una sorta di ripristino delle applicazioni, dei contenuti, ma non ce l'ho, non so dove andare a vedere, proprio non immagino dove sia, perché non le trovo. Come vedete abbiamo i combi, i multi, ovviamente abbiamo i programmi, abbiamo un sacco di cose, i controlli. Questo vedete è una plugin che nasce
ovviamente anche da sola, come ho detto, e possiamo ovviamente andare a modificare tutti gli strumenti. Ovviamente sarà fatta una copia, ovviamente non modificheremo ovviamente lo strumento originale, poi per salvarlo nelle varie card. Vedete che qua ci sono le card, infatti la M1 non c'è più qua, perché non c'è più l'M1? Allora, non c'è più l'M1, dunque sì, c'è M1 ma è disattivata, mi sembra di sì. Comunque qua ci sono tutte le card, vedete? Eccola qua, vedete? Tutti i suoni, e qua sono tutte le card che sono praticamente libere. Qua ci sono altri suoni e tutte le card libere dove potete andare a salvare i vostri suoni. Ecco, di solito qua c'è diciamo M1, ma non ce ne stiamo tanto a fare così, a fasciarci la testa. Possiamo anche andare a cercare ovviamente all'interno delle voci. Vedete qua ci sono tutte le voci dove io posso selezionare e poi dare un altro filtro in più, quindi possiamo andare a cercare ovviamente le voci che vogliamo utilizzare, ma ora ovviamente non ve l'ho fatto sentire perché sono cattivo, no, ma voglio farvela sentire, è quello che ci serve a noi poi in GarageBand. Ed eccoci in GarageBand. Allora, facciamo ovviamente un nuovo progetto, ne ho fatti tanti di prove. Ovviamente dobbiamo andare ovviamente nei strumenti esterni, cliccare qui e vedete che lo troviamo qua. Ecco, ci sono altre due plugin che poi vi farò vedere in un altro video, molto interessanti. Sono, diciamo, sono sezione fiati e una sezione di violini molto carini. Diciamo, non eccellentissimi, però diciamo che si possono ascoltare. Eccolo qua, l'M1 è questo qui. Adesso io vado a mettere le mani sulla tastiera. Ok, sentite il suono già che ci riporta indietro del tempo. Ecco, io adesso non vedete ovviamente la tastiera, ma io sto cliccando su Program e vedete che si sposta anche lì. Ecco, una cosa che a me piace fare tanto, ovviamente, è ascoltare i suoni. Questo ovviamente è normale, no? Quando si ha uno strumento che si vuole fare qualcosa, bisogna prima ascoltare e sapere ovviamente i suoni. Ecco, anche qua all'interno di GarageBand è un po' piccolino, si vede un po' piccolo perché la tastiera prende un sacco di spazio, però si possono ovviamente spostare tutti i parametri e a piacimento andare a modificare tutto, ok? Però io non so se volete, se no lascerei il mondo com'è. Andiamo qui, abbiamo tutte le nostre card, vedete eccola qua, l'M1, ok, è venuta fuori, vedete qua abbiamo la card, le nostre card, ovviamente che abbiamo acquistato o ovviamente non so adesso di gratuito cosa c'è perché non ce l'ho più, e qui possiamo andare ovviamente a selezionare un suono della card. Molto belli i suoni. Ecco la campana. Ecco, San Martino l'abbiamo fatto. Allora, ok, l'organo del canne. Ecco, se vogliamo cercare, non so, non mi sembra che ci sia la ricerca manuale, ma solo tramite, infatti non vedo nessun posto dove si possa cercare manualmente non lo so, non lo vedo, io non lo trovo, aiutatemi, poi se lo proverete, cioè se lo acquisterete. Allora,
Qui ci sono i programmi, ovviamente, gli strumenti, vedete, e qui ci sono tutte le combinazioni di caratteri, quindi se io voglio un pianoforte, faccio piano, vedete che è già cambiato qua giù, ovviamente la dicitura degli strumenti, poi caratteri, cosa voglio? Voglio un piano elettrico, voglio un piano acustico, basta dargli ovviamente l'altra voce, ok, diciamo di ricerca, e qui si va dei piani ovviamente elettrici. Andiamo. Ok, il piano elettrico ma inteso come non quello che intendiamo noi, ma piano elettrico, diciamo un pianoforte acustico trasformato elettrico, ecco, non è il pianoforte proprio elettrico quello che immaginiamo, però c'è anche quello, ovviamente. Posso ovviamente diselezionare uno strumento e lasciare elettrico per andare a trovare, non so, tipo le chitarre, che non è che siano un granché, non è che siano un granché le chitarre. Non è che siano un granché, vabbè ragazzi. Sì, non sono un granché, non sono neanche. Eh, vabbè, e poi ovviamente possiamo andare a cambiare, invece di chitarra elettrica possiamo andare a mettere ovviamente una chitarra acustica, ok, cambiando solo qui, e abbiamo le chitarre acustiche che anche non è che siano diciamo veritierissime, però diciamo che sono synth mezzi mischiati a campioni, ok, mezzi mischiati a campioni, quindi ce ne stiamo. Dunque acustica, guitar room, sì, non è proprio male. Non è male, dai, ce la facciamo andare bene. Ecco, il mandolino, per dire, è un campione, quindi se andate in ottava bassa è molto più lento, se andate in ottava alta è molto più veloce, quindi non so, è quasi non utilizzabile forse. Ma ovviamente la sezione che l'ha fatta padrona sicuramente sono i synth, i vari effetti e vari synth anche per fare ovviamente eventualmente dei solisti. Anche questo abbiamo dei classici effettati. Cambia un po'. Ovviamente abbiamo dei classici synth, abbiamo dei polifonici molto belli. Qui bisogna diciamo passarceli tutti perché è troppo bello ascoltare tutti questi suoni qua. Io ci passo delle ore e non compro niente. Molto belli, molto belli, molto belli. Quindi abbiamo, diciamo, una vasta scelta di questi suoni. Poi vediamo un po' qua, ma io non mi ricordo ovviamente come si utilizzava perché non lo utilizzo da tanto. Qui già manca forse i combo, eccetera, eccetera, quelli che
ovviamente usavamo, diciamo, abbiamo visto dall'altra parte, non ci sono, mi sembra. No, non ci sono control. Eccoli qua, prog, ok, e multi. Queste sono le parti multiple, ok? Le parti multiple che sono unite da tanti suoni, penso. Sia così. Ok, sono qua. Ok, esatto. E variamo sempre anche con il programma della tastiera. Se ci fosse poi dei controlli sulla tastiera, praticamente se avessimo dei controlli per la risonanza, non so, per la velocità, eccetera, eccetera, possiamo ovviamente controllare il synth. Adesso non so di preciso sull'iPad se funziona, perché ho una tastiera della M Audio con tutti i controlli, e poi sarà mia cura portarla sul canale per far vedere un po' se funzionicchia con questo. Vedete il sound 1, c'è il sound 2, quindi ovviamente possiamo mischiare i suoni e fare delle belle cose. Cioè, ragazzi, teniamo presente che sono sempre, cioè, andate in programma adesso, da solo, no, è sempre un GarageBand su iPad, quindi tenete presente questo, capite che è una cosa eccezionale, per me eccezionale, quindi pazzesca. Peccato che non funziona con la tastiera, come l'ho già fatto vedere tante volte, e non funziona l'arpeggio. Ovviamente se io lo abilito con la tastiera non funziona, noi possiamo suonarlo con la tastiera virtuale, però non è la stessa cosa che suonare ovviamente con la tastiera vera. Bene, avete visto che meraviglia? Provatela. Allora, ragazzi, cosa ne pensate di questi plugin, di questi suoni che possono dare anche a GarageBand un po', come dire, una veste un po', tra virgolette, nuova, se vogliamo. Ho anche cercato, diciamo, strumenti da Roland, ma Roland non rilascia tanto volentieri i suoi strumenti, non so perché, non ci sono plugin. Diciamo, l'ho cercate, c'è qualcosa, ma non è all'altezza ovviamente del M1. Beh, cosa dire, ragazzi, provatelo. Se volete provarlo, se volete acquistarlo, poi sapete che potete ovviamente chiedere il rimborso ad Apple se non vi va, ma a chi non va il Korg M1. Bene, detto questo, è il momento di condividere questo video con i vostri amici. Ragazzi, fatemi crescere, dai, datemi una mano, datemi una bella spinta a questo canale. E in ultimo, se non l'avete ancora fatto, iniziamo l'anno bene, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in questo corso del 2025. E quindi cosa dirvi? Ancora tanti auguri, a presto!